Ciao a tutti, è da qualche tempo che assistiamo ad un livellamento verso l'alto dei prezzi, sia degli auricolari true wireless che delle cuffie a padiglione. In parte questo si giustifica con un aumento generalizzato dei componenti che servono ad assemblare questi prodotti, mentre dall'altro sono strategie di marketing destinate a farci credere che un costo generalmente più alto sia bilanciato da caratteristiche migliorate o maggiore qualità. Realme invece è un brand di solito attento al bilanciamento prezzo-prestazioni e in questa recensione capiremo se queste Buds Air 6 tengono fede alla filosofia del brand. Implementano Bluetooth 5.3, la cancellazione attiva del rumore e altre caratteristiche interessanti di cui vi dirò a breve, ma prima, come sempre, vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque, qui troviamo la custodia con gli auricolari all'interno, due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L e un cavo di ricarica bianco USB-A/USB-C di circa 10 cm. Completa la dotazione il manuale cartaceo in lingua inglese e spagnolo, ma considerate che la mia è una versione globale che arriva dalla Cina e che quella venduta direttamente in Italia potrebbe avere anche la lingua italiana. Le forme non si discostano molto da quelle della precedente versione, l'Air 5, e con una dimensione di 6,7 x 5 x 2,3 cm e un peso di 36,5 grammi, risultano leggere da trasportare anche se un po' ingombranti. Il case è in materiale plastico opaco di colore argento in questa variante silver, ma sono disponibili anche in verde e viola e non sono molti i tratti caratteristici. Nella parte frontale troviamo infatti la scritta Realme stampata e subito sotto il LED di ricarica. Nella parte posteriore non c'è nulla di rilevante, mentre in quella inferiore abbiamo la porta USB-C per la ricarica e subito di fianco il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. L'interno della custodia è di colore arancio e gli spazi per gli auricolari sono lucidi anziché opachi come tutto il resto. Da notare che solo la variante argento ha l'interno colorato, le versioni verde e viola hanno l'interno di colore nero. Ad ogni modo la costruzione è solo sufficiente, si nota infatti un leggero gioco della cerniera, che è di plastica anch'essa, e in generale la sensazione in mano è di un oggetto poco rifinito e un po' troppo leggerino. Ad esempio gli incavi superiori hanno i bordi non smussati, avrei preferito maggiore attenzione a questi dettagli. Anche l'auricolare, se lo confrontiamo alla generazione precedente, facciamo una certa fatica a distinguerlo, sintomo che forse il design è piaciuto particolarmente e quindi si è deciso di non modificarlo. Ci troviamo di fronte a delle in-ear a bastoncino corto, dove il design mette evidenza lo stacco tra la capsula a goccia e il bastoncino cilindrico dotato di area touch. La parte esterna riprende il colore argento e la finitura opaca della custodia, mentre quella interna è di un bianco lucido che non è presente da alcuna altra parte, quindi perché farlo di questo colore e non arancio o grigio rimane per me un mistero. Le altre varianti infatti non hanno queste differenze di colorazione. Scelte stilistiche a parte, l'auricolare è completo, ha infatti il sensore di prossimità, che mette in pausa automatica la traccia audio, posto in prossimità di questo foro che agevola anche il passaggio dell'aria, ed è dotato di 3 microfoni che lavorano insieme per la riduzione attiva dei rumori. I 3 microfoni sono posizionati in questo modo: il primo sulla capsula in prossimità dell'ugello, il secondo nella parte alta interna del bastoncino e il terzo nella parte bassa e sempre interna del bastoncino. In una posizione particolare, visto che di solito si trova nella parte terminale o comunque vicino ai pin per la ricarica. Per finire l'ugello, che ha una retina metallica di protezione contro polvere e sporco, e il gommino che ha una seconda protezione. Dal punto di vista delle caratteristiche dell'auricolare non possiamo lamentarci, c'è praticamente tutto il necessario. Ma come stanno una volta indossate? Beh, devo dire bene, ogni auricolare pesa infatti 4,5 grammi e il peso è ben bilanciato. La capsula ha una forma leggermente più piccola rispetto ad altri prodotti della stessa fascia di prezzo e questo le rende più adatte a chi ha orecchie più piccole. Di contro però, essendo più piccola, la capsula avrà bisogno di qualche aggiustamento per posizionarsi al meglio e inoltre questo potrebbe, ripeto, sfuggire più facilmente, anche se a questo proposito devo dire che a me personalmente non è successo e rimangono piuttosto ferme in posizione. Però sapete che la forma dell'orecchio non è uguale per tutti e soprattutto l'orecchio non smette mai di crescere e modificarsi, per cui prestate attenzione a questo aspetto.
Ecco, possono essere utilizzate anche per fare attività fisica, corsa o palestra, perché hanno una certificazione IP55 che li garantisce resistenti contro polvere e acqua, ma ancora di più vale quanto ho detto pochi istanti fa circa la vestibilità, quindi occhio alle dimensioni. Infine il grado di isolamento passivo è medio e il tocco sull'area touch aumenta lievemente questa sensazione se dati tocchi leggeri o comunque sufficienti per dare il comando desiderato. Ecco, in queste condizioni non si avvertono pressioni tali da fare quell'effetto sottovuoto che appunto ci sono al variare della pressione nel canale auricolare. Se poi invece ci andate giù con forza, allora la pressione aumenterà in proporzione. L'applicazione Realme Link è disponibile per iOS e per Android. Il fatto di essere disponibile per iPhone e di poter collegare queste True Wireless senza problemi è già di per sé un plus non da poco. Dalla pagina principale abbiamo accesso a tutte le funzioni di base. Possiamo ad esempio vedere lo stato di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Possiamo poi gestire le impostazioni della soppressione attiva del rumore tra spento, trasparenza e cancellazione del rumore. In quest'ultimo caso possiamo anche impostare il livello di soppressione tra tenue, moderato, massimo ed intelligente, mentre per la modalità trasparenza possiamo decidere di intensificare le voci. Infine, sia per le modalità con ANC attivo che trasparenza possiamo attivare la riduzione dei rumori del vento, che è una funzione a parte. Scorrendo verso il basso possiamo poi agire sugli effetti sonori scegliendo tra 4 impostazioni predefinite, oppure creare equalizzazioni personalizzate. Una funzione interessante e pubblicizzata da Realme è la possibilità di attivare i bassi dinamici, ovvero incrementare o diminuire l'intensità dei bassi rispetto al resto in base alle personali preferenze. Per finire possiamo attivare la modalità a più bassa latenza, eseguire il test dei gommini e alla voce altro eventualmente disabilitare la pausa automatica della traccia audio. Per quanto riguarda i controlli invece vediamo come la configurazione di base sia la stessa per il destro e il sinistro e come non sia disponibile il tocco singolo. Quindi con il doppio tocco possiamo fare play e pausa, con il tocco triplo andare avanti di una traccia e con il tocco prolungato modificare le impostazioni dell'ANC. La configurazione si può modificare e in base al comando cambiano anche le azioni che possiamo impostare. Se prendiamo il triplo tocco, infatti, vediamo che è possibile associare la gestione delle tracce, quella del volume, oppure avviare l'assistente vocale o attivare la modalità gioco. Da tenere presente che per altri comandi le opzioni possono cambiare, come ad esempio per il doppio tocco. Il comparto sonoro è forse l'aspetto più sorprendente di queste Buds Air 6, forse perché già molto apprezzato nella generazione precedente, Realme ha dovuto apportare solo qualche accorgimento per ottenere qualcosa in più. Sono infatti certificate iRes Audio Wireless e hanno a bordo il codec LHDC, oltre ai più comuni AAC ed SBC. Ma la differenza la fa il driver da 12,4 mm titanizzato che proprio grazie alle dimensioni generose e alla possibilità quindi di avere un'area più grande dedicata alle vibrazioni dell'aria offre prestazioni interessanti. Abbiamo infatti dei bassi ricchi ma non eccessivamente potenti o sbilanciati. Con l'equalizzazione di default difatti se ne sono presenti molte percussioni si nota un po' di affanno. Gli alti invece sono molto buoni e le voci sia maschili che femminili sono riprodotte sempre bene, anche se quelle femminili risultano maggiormente definite. In genere le chitarre elettriche e i piatti sono nitidi e la quantità di strumenti percepibili è buona, anche se alcuni risultano un po' sottotono oppure impastati, ma fatemi dire, comunque per la fascia di prezzo e il pubblico a cui si rivolgono sono ben fatte. Le prestazioni sono soddisfacenti e non vi faranno pentire se deciderete di acquistarle. Il volume l'ho trovato alto e credo sia una specificità di Realme quella di tarare verso l'alto il volume perché è una costante dei prodotti di questa azienda. Mantenerle al volume massimo è infatti almeno per me impossibile e anche qualora riusciste a sopportarlo otterreste di contro qualche distorsione di troppo, ma ripeto, a mio parere non è un problema perché il volume è molto alto. Se siete fan di Realme e le avete già acquistate, io vi consiglio l'ascolto di un brano per capire meglio le potenzialità del driver. Si tratta di Lonely Bed di Albert Cummings. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo.
Prova di registrazione audio in condizione di vento forte. Queste Realme Buds Air 6 sono state una sorpresa per quanto riguarda la qualità dei microfoni e le conseguenti prestazioni in termini di soppressione del rumore. Nelle due situazioni più critiche, ovvero nel traffico e con il vento, i microfoni lavorano bene e gli algoritmi consentono a chi ascolta di udire la voce dell'interlocutore piuttosto chiaramente. Naturale che non riescano a sopprimere alcune frequenze, ma ci troviamo comunque di fronte ad un prodotto di fascia media che si comporta bene anche in condizioni difficoltose. Realme dichiara una durata di 10 ore con la singola ricarica e una durata totale per un massimo di 40 ore, ma senza indicare in quali condizioni ha eseguito il test. Proverò quindi a darvi delle indicazioni migliori in merito, partendo sempre dal presupposto che i miei test sono stati eseguiti con il codec AAC e il volume all'80%. Ebbene, in queste condizioni le Buds Air 6 riescono a suonare ininterrottamente per un massimo di 9 ore e mezza, il che porta con ulteriori 3 ricariche a una durata massima molto vicina alle 40 ore dichiarate. Se abilitiamo la soppressione dei rumori otteniamo una durata massima di 6 ore, in questo caso la scarica è regolare, infatti ogni ora corrispondono 36 minuti esatti, mentre se proprio vogliamo esagerare e utilizziamo anche il codec e l'HDC, allora non potremo ottenere più di 5 ore di riproduzione continua, che sono comunque valori interessanti e in generale migliori di prodotti di fascia anche più alta, anche se bisogna ricordare che queste Buds Air 6 non fanno concorrenza alla fascia alta del mercato, ma a quella media, quindi le prestazioni qui sono eccellenti. Non sono purtroppo dotate di ricarica wireless, ma hanno la ricarica rapida parziale, che sulla carta garantisce fino a 7 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Alla luce di questi risultati è pertanto probabile che Realme abbia eseguito i propri test con il codec AAC e il volume al 50%, in questo modo si giustificano le 10 ore dichiarate. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Rispetto alla generazione precedente, Realme ha scelto di mantenere pressoché inalterato il design e ha migliorato la durata complessiva della batteria, che è senz'altro un plus per delle true wireless moderne. Ha scelto di rimanere conservativa, diciamo, andando a migliorare quei pochi aspetti che meritavano attenzione, ma senza stravolgere un prodotto adatto a chi è in cerca di prestazioni tutto sommato buone. Ma è proprio su queste ultime che vorrei soffermarmi un po' e metterle in relazione al prezzo di listino. Queste Buds Air 6 sono un prodotto piuttosto completo. Hanno la soppressione del rumore attiva, un buon comparto audio, dei microfoni che lavorano bene, la ricarica rapida parziale e sono certificate iRes Audio Wireless. Ma con qualche difettino che vi lascio riassunti qui di fianco, come ad esempio la mancanza del multipoint. Di listino però, al netto di eventuali sconti, costano 69 euro e la domanda che mi pongo è la seguente: le comprerei? Allora, se guardassi soltanto le specifiche tecniche, probabilmente sì, le comprerei, ma se dovessi metterle a confronto con prodotti di altri brand, allora probabilmente punterei ad altro, ma solo perché il prezzo a mio parere è troppo alto. Le avessero prezzate 15 euro in meno tra i 50 e i 55, allora sarebbero una validissima alternativa alle CMF Buds Pro 2 ad esempio, ma al prezzo di listino con pochi euro in più posso acquistare qualcosa che reputo migliore sia come rifiniture che per qualità percepita. Insomma, come sempre sta a voi decidere, ma so che questo prodotto ha tanti estimatori, quindi il consiglio è magari di attendere un calo di prezzo che secondo me non tarderà ad arrivare e anzi, a guardare alcuni store online forse è già arrivato. Bene, anche per questa settimana è tutto. Come avete notato ho ascoltato le vostre preferenze, grazie al sondaggio che ho pubblicato qualche settimana fa, ed ho recensito questo modello prima degli altri a mia disposizione che comunque arriveranno nelle prossime settimane. Ecco, se volete scambiare idee, chiedere consigli non solo a me ma anche a tutti gli iscritti, potete farlo tramite i commenti senza alcun problema. Nel frattempo mettete un like e se non lo avete ancora fatto, appunto iscrivetevi al canale per far crescere la community. Grazie ancora per essere rimasti con me fino alla fine, alla prossima!